Ciao a tutti, E benvenuti a una nuova puntata di Una tazzina veloce, il podcast di Italiano Espresso. Oggi parliamo dei gesti, una cosa molto importante per noi italiani, e così magari abbiamo anche occasione di spiegare a chi ci segue quali sono i gesti che utilizziamo di più e magari quali sono i gesti che in realtà gli italiani non utilizzano così spesso. Me ne viene in mente uno che sembra che sia onnipresente, cioè tutti gli italiani usano questo gesto in qualunque situazione. Qual è, Francesca? questo ne abbiamo parlato sulla puntata degli italo-americani, è un Vero? gesto che è stato esportato e che molti pensano facciamo sempre, ma in No, realtà non è così, è un gesto che è talmente, come dire, esasperato, è un gesto così plateale, teatrale, che secondo me viene usato poco. Magari si fanno delle variazioni un po' più, così appunto, un po' più basse, ma sì, non così o così addirittura con due mani. esatto, non è un gesto che si fa per enfasi, per enfatizzare qualcosa, ma si fa con una funzione ben precisa, no? Quindi se Esatto, io voglio sapere, ad esempio, da Nicolò, Nicolò mi guarda e io dico, è vero. A volte quello succede, no? che magari uno fissa qua, io magari sono sovrappensiero e guardo Francesca e lei mi fa, come dire, cosa vuoi? Ogni tanto si fa, Esatto. oppure, boh, non lo so, Boh, può significare non lo so, oppure può significare, se lo facciamo noi due insieme, può significare che cosa sta facendo lui o lei, quello lì cosa sta facendo. no? Noi ci capiamo e E di solito boh. c'è anche l'espressione della bocca. Vabbè, vabbè. E questo l'abbiamo chiarito subito. Esatto. Poi, quali sono gli altri Allora, gesti quali che fai? sono i nostri gesti preferiti? Io ne ho Oh, uno preferito, in oh, realtà, vai. che è questo. Ok. L'ha fatto benissimo. Cosa vuole dire secondo voi? Prima che ve lo Allora, sveliamo. allora, intanto vi faccio un tutorial su come farlo, ok? Potete fare il gesto del ok, ma questo gesto lo dovete girare di 90 gradi, diciamo, quindi la mano è così e poi in alto. Esatto, è importantissima la bocca, gli angoli da bocca. Cioè Si può proprio fare anche senza il gesto, solo con la bocca. funziona lo stesso. Cosa vuol dire secondo voi? Non è molto facile da capire così, ma diciamo si potrebbe tradurre in italiano con perfetto, Una ottimo, cosa fatta in maniera perfetta. Cioè, eccellente. se ad esempio Francesca, non so, mi sta interrogando, io sto preparando un esame all'università, mi chiede una definizione e io la dico perfettamente, lei mi può, anche senza dire bravo, hai detto correttamente, semplicemente può fare oh. A volte si mette oh, come dire, Mm, veramente perfetto per bravissimo. sottolineare, evidenziare. Esatto, è un bel Esatto, e a me gesto. piace molto, sai perché? Perché può essere anche sarcastico, no? Quindi, ad È vero. esempio, esco È vero. senza ombrello, esco senza Vedi ombrello, che piove? no? Ovvio, È no? la Piove. mia solita fortuna. Esco senza ombrello e piove. Esatto. Oppure attento che cadi, poi la persona cade e tu gli fai. Però lì l'espressione cambia, è più te l'avevo detto. Mm. Ti dico uno dei miei preferiti. Sì, In realtà non è molto comune, però a me piace. Forse non lo sa neanche Francesco. Questo. no, sì che lo so. Cosa vuol dire secondo? Fa ridere perché sembra una cosa inventata, sembra un linguaggio in codice, ma vi assicuro che noi lo utilizziamo e penso che qualunque italiano capirebbe cosa intendo. Non so, facciamo un esempio pratico. Tanto anche qua vediamo se vi viene un'idea di cosa vuol dire. Vi faccio anche l'espressione. L'espressione è molto importante. Cosa vuol dire, Francesca? Come lo definiamo questo gesto? Questo è, ma sei pazzo? Sì, Ma sei oppure fuori? sei Mm. impazzito, oppure ma cosa sta dicendo questa persona? Ah, o lui è impazzito, lei è impazzito, dipende dal contesto, no? Esatto, quando una persona magari fa una richiesta che è completamente Fuori dal fuori mondo. dal mondo, è impossibile, uno gli fa, oh, sei pazzo. Mm. Però non so, forse è universale, di tutta l'Italia, non so, Sì. forse lo usano di più in alcune Sì, regioni. diciamo che ci sono altri sinonimi per questo gesto, È c'è anche vero, questo,
esatto. Forse in America si fa più così, con il giro, ma in Italia si fa così. E significa sempre è pazzo, eccetera. E se da qua spostiamo il dito Sì. e andiamo qua e facciamo... Ok. Anche questo è un tipico... Questo Cosa è può voler difficile dire? Questo da è capire difficile. e da spiegare. Ma adesso lo facciamo capire a loro. Sembriamo... Vabbè. Sembriamo pazzi. Sembriamo pazzi. No, questo vuol dire watch me, cioè guarda cosa combino adesso, guarda cosa riesco a fare adesso. Quando c'è un'intesa tra due persone e magari, non so, uno vede che deve entrare in un posto, il biglietto costa tantissimo, però gli fa, Francesca, è un po' come... magari conosco il bigliettaio, mi fa lo sconto, no? Per dire, ho un asso nella manica, ho un trucco in serbo. Trucco, esatto, sì. Ci penso io. Ci penso io. Ci penso io. Che si può anche fare con... Questo è più facile. Questo è più universale. Ci penso io. Esatto, Ci penso esatto. Può essere anche, no? Occhio. Attenzione, occhio, attenzione. Esatto. Occhio. Ecco, ce n'è un altro invece a proposito di occhio, sì, che è simile, che questo lo usano anche i calciatori italiani, quindi se qualcuno di voi segue il calcio italiano magari l'avrà visto. Sì. Che è? Tom, so che ci stai guardando. Esatto, che è? Questo è anche un altro gesto che mi piace molto. Questo è. Che non vuol dire ascoltami, uno potrebbe pensare, senti quello che ho da dire, ma è più non so se mi sono spiegato, cioè non so se hai capito bene cosa ho detto, che magari dico qualcosa di così bello o di così intelligente ecco. E quindi dopo ci metto non so se hai capito cosa intendo. Non è un gesto molto modesto. No, infatti lo fanno i calciatori, io non seguo il calcio, però quando ad esempio fanno gol, come dire, che forse vogliono sentire i fan che applaudono, oppure per dire, esatto. Guardate che cosa ho fatto. Guardate, però indicano l'orecchio, esatto. Vabbè. L'anatomia... O forse voglio sentire un applauso. Sì, no? È un po'... Oppure non sento i complimenti che mi devi fare, ecco, forse anche da quello, no? Sì, voglio sentire più complimenti. Tipo, all'ultimo esame ho preso il massimo dei voti e mentre si dice si fa questo gesto. Giusto. Sembriamo... Cioè io non so, penso sembriamo avere tanti tic nervosi, ma vi giuro che li usiamo veramente. Vai, andiamo avanti, altri gesti che ci vengono in mente. Allora, ci sono i gesti classici, tipo ho fame. Ho fame, sì. Questo per i bambini. Esatto, buono. Quando magari siamo a una riunione, ad esempio, una riunione noiosa, facciamo finta di essere colleghi alla French, no? Potremmo fare delle intere conversazioni a distanza. Cioè, ad esempio, le potrei fare. Qua abbiamo già detto tutto. Aspetta. Facciamo che tu fai i gesti e io traduco in italiano. Ok, va bene. Allora, siamo alla riunione, noia. Che noia. Andiamo. Andiamo via. Un caffè? A posto. 2 spaghetti? Dopo. Questo è molto utile, dopo. Però veramente noi riusciamo ad avere intere conversazioni. Sì, diciamo che è raro. No? È più i gesti italiani di solito accompagnano la conversazione. È un po' strano avere una conversazione completamente a gesti, perché i gesti dipendono, secondo me, molto dal contesto, hanno bisogno del parlato, un pochino. Se vuoi, però, in una situazione in cui non puoi parlare, è molto utile. A volte solo con le espressioni, oppure un accenno di gesto riusciamo veramente a comunicare, come in questo caso, perché vi assicuro che è una conversazione che ho avuto, cioè senza parlare, ma mi è capitato di voler esprimere, appunto, andiamo via, prendiamo un caffè, oppure... Esatto, e infatti sono nati, per questo i gesti italiani, sono nati negli affollatissimi mercati delle città del sud Italia, in cui non si poteva, tutti urlavano. Ne ho fatto un altro. Esagerata, questo è un altro, i mercati adesso, esagerazione. Penso che sia nato proprio come forma di comunicazione a distanza, no?
E sì, questo, ok, se è in alto che esagerazione. Se è un pochino più in basso e anche l'espressione è importante. Oppure può essere anche spronare qualcuno a dire di più. Come dire, stai dicendo Continua, qualcosa. ma di solito è verso l'esterno. Se è verso l'interno, può essere... E se è così? Questo è difficile. Questo... Però vi assicuro che lo facciamo. È quando vogliamo dimostrare qualcosa, diamo la prova di questa cosa e gli facciamo. Come dire, come se fosse scritto su un foglio. È Nero vero. su bianco, vai. No, è un po' aggressivo come gesto. Sì, fatto così vicino mi fa un po' impressione. Esatto, è come, sì, come un foglio, no? Ti do la prova di quello che ti sto dicendo. Oppure quando ti viene in mente qualcosa. Oppure si fa anche così, però anche... Stavo per dire una parolaccia. Di solito si accompagna con una parola. Ma tranquillo, puoi dire le parolacce, tanto non, No, non le diciamo, niente non da le questi- diciamo. Posso fare la... Piano! Poverini, scusate se Si vi ho sente, rotto sì, esatto, le il orecchie. microfono. Andiamo avanti, dai, ci sono altri gesti che ci vengono in mente. È difficile richiamarli alla mente Richiamarli alla mente. senza il contesto, veramente. Esatto. Io faccio fatica a pensare come se mi dicessi dimmi una parola in italiano. Panico. Ma è vero che gesticoliamo così tanto? Chi ci segue, lo notate che usiamo tanto le mani? Non lo stiamo facendo apposta. È veramente Secondo istintivo. me, ditemi cosa ne pensate nei commenti, ma secondo me gesticolare non è una cosa solo italiana. Noi abbiamo dei gesti che significano cose ben precise ed è una cosa molto particolare. Ci sono altre culture in cui, ad esempio, questo gesto significa può essere un altre insulto, cose. ad esempio. Un insulto Sì. o addirittura in Turchia questo gesto significa che buono. Noi abbiamo anche il famoso gesto dell'ombrello che, insomma, capite, non so, si chiama gesto dell'ombrello ed è il... sempre raffinata, Francesca. Il corrispondente appunto del voler... È un insulto, diciamo, corrisponde a un certo dito della mano che utilizziamo anche noi, però è molto raro, è molto Esatto, raro. quindi i gesti con significato ci sono in tutte le culture. Poi è stato dimostrato che se una persona non può gesticolare, quindi in qualunque lingua, ha le mani, in italiano muto, non può le parlare. mani legate dietro, qualunque persona farà molta fatica a parlare. Voi provate nella vostra lingua o anche in italiano a parlare senza gesticolare. È veramente difficile. Molto, molto difficile. Bene, abbiamo altri gesti divertenti che ci vengono, ce ne sono talmente tanti che... Ce ne sono troppi veramente e adesso ho finito le idee, non ho più idee. C'è anche questo, Finito le idee, non ce n'è più. Non c'è più niente, non ci sono più gesti da farvi vedere, mi dispiace. Quindi non ci rimane altro che invitarvi intanto a commentare e fateci sapere cosa vi sembrano i gesti che abbiamo fatto. Vi abbiamo detto il significato, ma qual è la prima cosa che vi è venuta in mente quando abbiamo fatto i gesti? Sicuramente molti non li avrete indovinati, magari qualcuno l'avrete indovinato. Bene, vi invitiamo anche a iscrivervi al canale, attivare le notifiche. Esatto, così e potrete se vedere i volete, prossimi. avete bisogno di un po' di motivazione per il vostro viaggio nell'apprendimento dell'italiano, ho preparato un PDF motivazionale gratuito che potete scaricare dal link in descrizione. Ah, gratuito! No, è gratuito davvero. Gratuito. Ah, gratuito! E quindi dopo, quando l'avrete scaricato, parlerete italiano proprio così. Va bene, appuntamento alla prossima puntata di Una tazzina veloce. Ciao!